Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che tratta di tutto ciò che rende l'Italia lo straordinario paese che tutti noi conosciamo e amiamo. Se siete nuovi su questo canale, io sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Nei video precedenti vi ho fatto vedere grosso modo come la lingua italiana costruisce e usa le parole del proprio lessico. Per esempio, vi ho parlato del concetto delle vocali canoniche, vi ho insegnato come riconoscere alcune elementari forme verbali. Abbiamo costruito insieme parole del lessico italiano partendo da altrettante parole del vocabolario inglese. Inoltre abbiamo costruito insieme alcune forme verbali della prima e seconda coniugazione. Oggi voglio presentarvi il metodo Attiva il tuo italiano, attività allo stesso tempo divertente e creativa. L'idea del metodo nasce dalla seguente domanda. Dal momento che quasi tutte le parole della lingua italiana finiscono per vocale, cosa succede al significato della parola se scambio la vocale finale con un'altra? Vorrei che voi vi avvicinaste a questo metodo come ad un piacevole passatempo in cui voi stessi potrete costruire nuove parole italiane partendo da una parola iniziale con pochissime modifiche e tutto questo divertendovi e imparando. Chi mi ha seguito dall'inizio sa bene che io non mi sono mai stancato di ricordarvi quanto le vocali canoniche a fine parola siano fondamentali nella lingua italiana. In questo video con Attiva il tuo italiano voglio spingere la vostra curiosità ben oltre le elementari distinzioni di cui vi ho parlato finora, cioè maschile, femminile, singolare, plurale. Voglio farvi vedere con esempi concreti come e quanto uno scambio di vocale finale possa profondamente cambiare il significato della parola di partenza. Come avete visto in introduzione, le parole sono moltissime, anzi, potenzialmente ogni parola italiana può essere trasformata. In questo video vi presenterò due parole per darvi un'idea di come applicare il metodo. Legno e lotto. Chiaramente, se lo desiderate, potete applicare il metodo alle rimanenti parole. Allora, cominciamo a vedere le parole. Prima parola, legno, sostantivo maschile singolare. Vediamo ora di descrivere la parola e alcuni suoi usi nell'italiano parlato. Legno descrive la parte solida del tronco o dei rami di un albero. In generale questa parola si usa per descrivere il materiale e non necessariamente il suo uso. Un'espressione molto usata nel parlato quotidiano è testa di legno, che descrive una persona stupidamente testarda. Vediamo ora come funziona il metodo. La ricetta è la seguente. Ad una scambiamo la O finale di legno con le tre rimanenti vocali canoniche. I, A, E. Una volta creata la nuova parola, cerchiamo sul dizionario la sua esistenza, individuando se e come il significato originale è cambiato. Prima trasformazione. Scambiamo la vocale finale con la vocale I. Legni, sostantivo maschile plurale. È chiaramente il plurale di legno. Quindi questa trasformazione ha solamente creato il plurale della parola originale,
cosa che avevamo già incontrato e visto. Quindi nessun cambiamento di significato. Seconda trasformazione. Scambiamo la vocale finale con la vocale A. Legna, sostantivo femminile invariabile. Vi ricordo che invariabile significa che una sola forma della parola esiste, quindi un solo genere e un solo numero. Vedremo tra un po' come si applica in pratica questa proprietà grammaticale della parola. Questa parola descrive l'uso del materiale legno come tipo di combustibile, cioè qualcosa che può bruciare. Quindi legna si usa per descrivere pezzi di tronchi e rami da ardere, per esempio in un caminetto oppure in un forno. Un cartello all'interno oppure all'esterno di una pizzeria italiana potrebbe recitare così: forno a legna. Chiaramente il significato è palese. Il sostantivo legna può anche essere usato in senso figurato. Un'espressione italiana molto usata è la seguente: aggiungere legna sul fuoco. Il significato è agire in modo da aumentare le ostilità tra persone già in disaccordo. Terza trasformazione. Scambiamo la vocale finale con la vocale E. Legne non esiste perché il sostantivo legna è invariabile, quindi non ammette plurale, che se esistesse dovrebbe proprio essere la parola legne che abbiamo creato. Non scoraggiatevi però, può accadere. Seconda parola, lotto, sostantivo maschile invariabile. Il significato principale di questo sostantivo è legato al gioco d'azzardo, di cui lotteria è un derivato. C'è un'espressione italiana usatissima, vincere un terno al lotto, che significa trovarsi in una condizione di estrema felicità d'animo, non necessariamente legata ad una vincita di soldi. La parola lotto può però avere anche un altro significato. Grammaticalmente anche questa parola è un sostantivo maschile, ma è singolare. In questo caso lotto si usa per identificare una certa partita di merce alla fine di una produzione. Molto usata per esempio per medicine o prodotti alimentari. Può anche servire per identificare una parte di terreno all'interno di una estesa proprietà. A proposito di lotto, come equivalente italiana di lot, voglio darvi gli equivalenti italiani di due parole inglesi molto importanti che potrebbero servirvi se e quando andrete in Italia. Parking lot in italiano è parcheggio. Car lot per le agenzie di autonoleggio in italiano è parco macchine. Quindi l'inglese lot in queste due parole non si traduce in italiano con lotto. Keep that in mind. It's going to save you hours of misunderstanding and frustration. Vediamo le trasformazioni. Procediamo come abbiamo fatto per la parola legno. Prima trasformazione, eliminiamo la O finale, aggiungiamo al suo posto la vocale I. Lotti, sostantivo maschile plurale. È chiaramente il plurale di lotto, con il secondo significato che abbiamo visto. Quindi nulla di nuovo qui. Seconda trasformazione. Eliminiamo la O finale e aggiungiamo al suo posto la vocale A. Lotta, sostantivo femminile singolare. Questa parola descrive uno scontro
sia fisico reale che metaforico, tra due contendenti con lo scopo di sopraffarsi a vicenda. Un'espressione usatissima soprattutto in ambito politico elettorale è la seguente: lotta all'ultimo sangue. Un'altra espressione di derivazione marxista è stata per molti anni la cosiddetta lotta di classe. Lotta poi in ambito sportivo descrive l'esercizio sportivo in cui due contendenti lottano uno contro l'altro. Per esempio, lotta libera. Terza trasformazione. Eliminiamo la O finale e aggiungiamo al suo posto la vocale E. Lotte, femminile plurale, è il plurale di lotta. Anche in questo caso nessun cambiamento di significato. Nel prossimo video vi farò vedere cosa succede al significato di una parola quando scambiamo una vocale interna. Non perdetelo, mi raccomando. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto.